Allora, oggi ci incontriamo per testare i prodotti inviatimi dalla Babycraft. Giro la camera e vi mostro tutto. Sigla. Ed eccoci qua amiche creative, oggi testiamo questi prodotti della Babycraft, uno sketchbook di carta per acquerello, questa penna per calligrafia stile anticato con tanti pennini, questi sono i codici prodotti, questi sono invece il codice prodotto delle varie palette, vi ricordo sempre il coupon che è Gabriella 10 per avere lo sconto del 10%. E niente, questa prima palette in cui c'erano tantissimi godè, come vedete, vuoti, che io poi andrò a riempire. Ce ne sono di mezzi godè e poi ci sono anche invece i godè interi. Io naturalmente ho utilizzato una di queste palette, ci ho messo tutti i mezzi godè che ho messo poi incollati con il biadesivo in modo tale che non si spostino e io posso utilizzare la mia palette comodamente anche quando mi muovo. Naturalmente questa si presta per essere riempita con i miei acquerelli. Ho questi acquerelli della Winsor Newton che vedrete poi andremo a riversare all'interno pian pianino, ma procediamo per ordine. Apro anche quest'altro pacchetto, quest'altra busta, è uno sketchbook, vedete, formato A5, rivestito in pelle con questa carta molto particolare. Ha una grana media, quindi secondo me è favolosa da utilizzare con gli acquerelli. La testeremo, anche se in realtà me ne scordo durante il video e la testerò alla fine, ve lo mostrerò già bello e fatto. Utilizzerò un inchiostro perché naturalmente per utilizzare i pennini per la calligrafia serve l'inchiostro. Io non ne ho mai usati e mi sono veramente divertita moltissimo ad utilizzarli. Vedete che ha questo stile un po' anticato e si cambia il pennino nella parte davanti in modo super semplice. E ci sono tanti pennini e vi mostra poi nel dettaglio i tipi di scrittura da poter realizzare. Vi avviso, io non sono un'esperta, non mi occupo di calligrafia, quindi testerò con voi per la prima volta questa penna e questo inchiostro. Ho anche del caffè solubile e qui i miei acquerelli e testiamo tutto quanto insieme. Allora, parto subito riversando velocemente i miei acquerelli in tubetto. Io sono abituata con i godè, quindi che sono, si vanno poi a diluire con l'acqua. Questi invece naturalmente sono più liquidi, quindi li verserò nella palette, li farò asciugare e poi li utilizzerò quando vado fuori per dipingere, perché secondo me sono più pratici. Vado velocemente perché altrimenti questo video dura 10 anni. Eccoli qui posizionati, poi naturalmente si seccheranno un pochino col tempo, così io potrò tranquillamente trasportarli per i miei acquerelli plein air, chissà quanti ne faccio, giusto così in campagna. Ok, questo è lo sketch, già vi ho detto che la carta è favolosa, lo utilizzeremo poi. Adesso prendo un barattolino di vetro perché naturalmente non ho un calamaio e ci vado a versare dentro un po' di questo inchiostro che è proprio per calligrafia cinese e quindi niente, lo testiamo, lo metto qui da parte. Farò poi delle righe giusto così per orientarmi così nel foglio e vediamo come scrivono queste penne, questi pennini. Ho preso anche un pochino di carta sperando di non fare disastri e provo semplicemente a tracciare qualche linea, scusate. Premetto che io non faccio calligrafia, quindi sto semplicemente scrivendo delle parole a caso, un po' a distinto, senza seguire nessunissima direttiva. Traccio, come vedete, delle linee giusto per testare questo pennello, perché io lo voglio utilizzare per delineare gli acquerelli con l'inchiostro, perché è una cosa che mi piace. Naturalmente in questo caso sto scrivendo una parola che è capacità, perché sto testando la capacità del pennino e la mia. Quindi procedo, pulisco il primo pennino e vado a provare il secondo per vedere se veramente c'è differenza tra i vari pennini. Quindi procedo con quest'altro pennino, vi avviso che non li testerò tutti perché altrimenti il video durerebbe un'infinità e dobbiamo testare anche, voglio dire, l'effetto che l'inchiostro, il pennino fa anche sugli acquerelli e anche la carta per acquerelli. Quindi provo con questo secondo pennino
non ho idea se va in tinto tutto il pennino, se no, però io continuo a fare delle prove e si vede chiaramente che questo secondo pennino ha un tratto più spesso rispetto a quello che abbiamo utilizzato prima. Quindi secondo me, insieme agli acquerelli per chi ama la calligrafia sono veramente dei pennini facili. Io faccio le collaborazioni proprio perché mi diverto a testare i prodotti e poi ad utilizzarli all'interno della mia creatività, tra virgolette, legata ai colori, agli acquerelli e a tutto quello che è il disegno. Lo adoro. Quindi proseguo, scrivo parole come sempre, love, amore, va bene, viva la fantasia. Come vedete, secondo me se si impara come intingere veramente il pennino e si fa un po' di esperienza, secondo me danno degli ottimi risultati. Quindi provo a scrivere velocemente anche calligrafia e proseguo così, semplicemente. Velocizzo un pochino il video per non tediarvi troppo, tanto è giusto per farvi comprendere l'utilizzo di questi pennini. Poi sono certa che tra di voi ci saranno persone super brave con la calligrafia. Testo così al volo anche un altro pennino e questo dovrebbe essere più spesso e dovrebbe creare dei caratteri più particolari. Ecco, sono perfettamente fuori camera, ma giuro che tra un po' vedrete quello che sto facendo. Spero, eccomi, ci sono. Come vedete, ha un effetto sottile e spesso perché il pennino alla base è più piatto, quindi questo è veramente divertente. Ho inglobato troppo inchiostro e ho fatto un disastro, però era giusto per farvi capire. Infatti, guardate, se lo giro di traverso si realizza una linea più spessa. Ora realizzo un O, una A, una B e andiamo di grammatica base. Siamo tornate alle scuole elementari. Comunque, provo l'ultimo pennino e poi andiamo a vedere invece l'effetto. Guardate questo come è bello spesso e per chi ama realizzare, secondo me, biglietti d'auguri e cose molto particolari, questi pennini fanno, ragazze, al caso vostro. Super, super wow. Vi ricordo naturalmente il codice sconto per la BB Craft che è Gabriella10 che vi farà usufruire di uno sconto del 10% sul vostro carrello. Passiamo oltre. Ho detto che avrei provato anche il caffè solubile, però naturalmente è troppo chiaro come colore, quindi non si nota, ma vi assicuro che funziona benissimo. Poi lo testeremo con gli acquerelli. Naturalmente la prima parte del video in cui facevo questo fiorellino è andata persa, però continuiamo così velocemente. Sto semplicemente dettagliando, ancora bagnato su bagnato. Sto semplicemente andando sui petali a tracciare qualche altra linea e poi dopo farò velocemente anche un altro fiorellino di un colore diverso. Sto utilizzando una carta Fabriano 25% cotone. Vedete, molto molto semplicemente ragazze, non è un video d'acquerello, è semplicemente per testare i pennini con l'inchiostro al di sopra degli acquerelli e così vado nuovamente bagnato su bagnato, do dei tocchi di colore di rosso e aspetto che sfumi. Quella secondo me è la cosa più divertente e più bella degli acquerelli, che se si impara a gestire il colore mentre si asciuga, quando è ancora asciutto, a creare delle sfumature, diventa super super divertente. Con un pennellino più piccolo, vedete, mi trascino un pochino del colore. Naturalmente poi per andare col pennino, ragazze, bisogna aspettare che asciughi. Ho effettuato degli altri fiorellini sulla carta liscia, che non so se vi ho mostrato prima, comunque ha 190 grammi e questa è pressata a caldo ed è liscia. Quindi l'effetto dei fiorellini cambia decisamente anche naturalmente dall'intensità dei colori che si vanno a utilizzare, più diluiti, meno diluiti. Questa è un'altra caratteristica degli acquerelli. Vado, vedete, semplicemente poi col pennino intinto a creare dei piccoli dettagli perché è quello che mi piace fare con gli acquerelli, questo contrasto di colore ed inchiostro. Naturalmente sono scelte e gusti personali, io mi diverto anche a fare queste cose, quindi provo con voi l'inchiostro e questi pennini sugli acquerelli
e vado a dettagliare anche un pochino i vari petali che compongono il fiore e niente, spero che questo video possa essere un suggerimento per coloro che amano fare bigliettini, per esempio, d'auguri con la calligrafia, con un semplice fiorellino disegnato con gli acquerelli. Naturalmente questi decori centrali troppo evidenti potevo evitarli, non i pistilli, ma il resto però vabbè, ormai è fatta. Testando naturalmente questo pennino ho verificato poi successivamente che sulla carta liscia naturalmente scorre più facilmente, perché questa essendo una carta comunque ruvida, a grana un po' più grossa, direi media, non scorre tantissimo, invece vedrete poi su quella liscia ha un effetto completamente diverso. Fluisce di più e si riescono anche a creare secondo me dei tratti più delicati, più evanescenti. Non mi viene il termine, però insomma avete capito. Vado nuovamente a bagnare. Tra un paio d'anni avrò capito quanto intingere il pennino, però sono naturalmente esperimenti. Aspetterò poi che asciughi perché poi voglio testare acquerello su pennino già asciutto e viceversa pennino sull'acquerello. Quindi facciamo dei test. Qui naturalmente vedete si è asciugato e vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto prima, però il colore questo l'ho diluito un pochino con l'acqua perché decisamente il colore nero per questi colori così chiari era un pochino troppo evidente. Ma anche questa è una scelta personale, è tutto molto personale secondo me quando parliamo di disegno, di arte, di acquerelli e di quant'altro. Sono sempre scelte personali, c'è a chi piace dettagliare in un modo e chi piace in un altro. Come vedete sulla carta liscia il pennino io lo sento proprio sotto la mano che scorre più facilmente e quindi dà probabilmente un effetto diverso. Poi è leggermente più diluito, quindi se dovessi riutilizzarlo sceglierei una carta sicuramente più liscia perché secondo me l'effetto è migliore. Vado poi anche qui a creare, scusate, un rametto, delle foglioline e ad evidenziare i petali. Nulla di che, giusto così per testare. Poi successivamente scrivo una parolina come sempre e vado a fare le prove. Vedete c'è una differenza di effetto proprio visivo tra l'uno e l'altro, sia per la carta sia per i colori. Ora vado a utilizzare una volta, vedete, asciutto l'inchiostro, provo con l'acquerello e come vedete l'inchiostro resta, quindi questa prova la posso fare e diciamo che funziona. Vado a fare l'altro test, cioè acquerello sopra il pennino e anche in questo caso regge. Provo a testare poi il pennino con l'acquerello per vedere se scrive e scrive naturalmente il tratto è più chiaro perché l'acquerello è più chiaro dell'inchiostro, però è un'idea che si può tranquillamente fare e anche qui passo l'acquerello tranquillamente sopra al pennino e anche in questo caso nessun problema. Quindi diciamo testo, pennini, acquerello provato. Ho dimenticato di provare lo sketchbook, quindi a fine video vi farò vedere anche la prova dei fiorellini realizzati al di sopra della carta dello sketch. Non ripeto il procedimento perché tanto è la stessa identica cosa e devo dire che mi ha stupito veramente questo sketch. Allora, amiche creative, ho testato anche la carta realizzando più o meno questi fiorellini super basici, utilizzando lo sketch che mi ha fornito la BB Craft e devo dire che questa carta mi piace sia con il colore molto concentrato sia con un colore più tenue, più diluito e con l'utilizzo di questi pennini vedete che si realizzano questi fiorellini veramente molto delicati e super basici. Questi erano gli altri due tipi di carta. Questo è quello della Fabriano e questa invece è una carta liscia, che è una carta da cartolina che ha una grammatura diversa, mentre queste sono da 300 grammi, ok? Questa invece era da 190, mi pare 200. Non ho adesso qui lo schema, eccolo qui, sì, 190. Quindi vedete che l'effetto degli acquerelli cambia a seconda anche della carta che si utilizzi. Ok, io sono molto soddisfatta di questi prodotti, mi piace molto anche l'effetto di questa carta che come vedete
Questa è quella della Fabriano che ha una grana bella spessa, questa invece è comunque ruvida ma ha una ruvidezza diversa, mi piace molto, sicuramente utilizzerò questo sketch. E per gli acquarelli botanici suggeriscono sempre la carta liscia, ma per me la carta, ecco così, ruvida, crea secondo me acquarelli più vibranti, poi è sempre un gusto personale. Ok, ho testato tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbraccio ed auguro a tutte come sempre buona creatività. Prossimi video, bijou! Ciao!